L'Italia e generalmente gli italiani sono conosciuti all'estero per l'arte, la cultura, la bellezza del nostro paese, la cucina, la moda e sicuramente per il nostro essere rumorosi e utilizzare molto le mani per comunicare ed esprimersi. Noi gesticoliamo molto e il linguaggio del corpo non verbale è un tratto importante e distintivo della nostra cultura. Noi italiani, infatti, diciamo spesso che un gesto vale più di 1000 parole. Secondo la psicologa Isabella Poggi, sono circa 250 i gesti italiani che possono significare qualcosa, un vero e proprio alfabeto. E infine ricorda sempre che insieme ai gesti con le mani devi guardare l'espressione facciale di un italiano per cercare di comprendere che cosa sta o vuole comunicare. Nel link in descrizione troverai la possibilità di accedere a un video con i 31 gesti più utilizzati e più importanti degli italiani. Ma andiamo a comprendere e a spiegare il significato di alcuni di questi gesti. Quando ci piace veramente qualcosa, eccellente, utilizzato soprattutto in cucina, ad esempio, quando abbiamo mangiato qualcosa di veramente squisito. O ancora, sempre in cucina, se ti è piaciuto qualcosa, delizioso. O perfetto, quando sei totalmente d'accordo con qualcuno. Pensa, quando inviti qualcuno a riflettere su qualcosa. Stai attento, che può essere anche un modo di dire stai all'occhio a qualcuno, a qualcosa, a una situazione. Attenzione poi perché in base al contesto questo gesto può anche indicare sei furbo, quindi ti vedo, sei furbo. È il gesto e la situazione che ci fa capire chiaramente se stiamo utilizzando un segnale per dire stai all'occhio oppure appunto sei intelligente, sei furbo, sei scaltro. Quando poi vuoi dire che una situazione o una persona è cambiata molto, è cambiata drasticamente, potresti poter utilizzare questo gesto. Guarda, quella persona è cambiata da così a così, per dire che la situazione è stata totalmente stravolta. O ancora, quando siamo impotenti di fronte a una situazione, che ci vuoi fare? Oppure, ad esempio, ma guarda te, quando siamo perplessi riguardo a una situazione o a quello che ha detto o fatto una persona, ma guarda te. E poi, per indicare non c'è niente. Ad esempio, hai fame? Apri il frigo è vuoto o non c'è quello che ti piace, potresti dire non c'è niente, come a riferirsi che quello che c'era è finito. I gesti italiani non solo ti possono aiutare a descrivere situazioni, ma esprimere anche degli stati d'animo. Ad esempio, con questo gesto indichiamo la paura. Quindi, se stiamo vedendo un film dell'orrore, se ci troviamo di notte con una persona soli, ad esempio in un bosco, potremmo utilizzare questo gesto. Hai paura per chiedere o dimostrare questo stato emotivo. Per indicare poi rubare, utilizziamo un gesto molto particolare, che è più o meno questo, ovvero agitare le mani nell'aria facendo far loro un piccolo movimento circolare delle dita. Ci riferiamo a situazioni in cui, ad esempio, crediamo che qualcuno si stia prendendo gioco di noi o ci sta rubando qualcosa. Quindi, ad esempio, potremmo dire
quella persona è particolare, quella persona nasconde qualcosa, quella persona sta rubando o ha rubato. E ancora, espressioni che utilizziamo quando ad esempio siamo un po' polemici o arrabbiati. Ci chiedono un'opinione su una determinata situazione, su come è andato un qualcosa. Potremmo dire: non mi far parlare, non voglio parlare di quella persona o di quel fatto. O ancora, se ti prendo, quindi se ti avvicini a me, attenzione perché sono molto molto arrabbiato, quindi se ti prendo pagherai le conseguenze. Quando ci importunano, ma che vuoi? Questo è veramente un must conosciuto a livello internazionale. Oppure, ma va, quando non crediamo qualcuno, quando non vogliamo saperne di qualcuno. Ma va, sei veramente testardo. Quando una persona non vuole cambiare idea e continua ad andare avanti per la sua strada. Quando invece non ci importa di qualcuno o qualcosa, potremmo dire: me ne frego, non mi importa, non sono affari miei. Non vogliamo che una persona sta con noi? Ecco, vattene, quindi vattene via. O ancora, non sopportiamo qualcuno? Mi stai qui, come a dire: non mi piaci, mi stai antipatico, non ti sopporto. Mi sta qui quella persona. Vuoi invece minacciare qualcuno? Potresti dire: ti faccio un fondoschiena così, che sta a significare metaforicamente che con le botte, quindi con un comportamento fisicamente aggressivo da parte mia, il tuo fondoschiena assumerà una dimensione più grande, chiaramente in maniera metaforica. Attenzione però, perché questo è un classico caso che, in base all'espressione della nostra faccia, potremmo comunicare qualcosa di totalmente diverso. Ad esempio, oggi al lavoro mi sono fatto un fondoschiena così, quindi ho dovuto lavorare tanto. Un altro segno per mandare a quel paese una persona: il gesto dell'ombrello, che non ha bisogno di significati. O ancora, qualcuno ci sta annoiando, non ne possiamo più. Possiamo dire: ne ho 2 scatole così. Quindi siamo veramente annoiati da una persona, da una situazione. Ci sono poi altri gesti che non voglio ripetere in questa sede, ma li troverai al link in descrizione. Sono un po' volgari, ma molto utilizzati nella nostra lingua. Ti invito veramente ad andarli a scoprire perché non te ne pentirai e sono utilissimi e anche divertenti. Spero che ti sia piaciuta questa carrellata di gesti in italiano. Ci piacerebbe sapere, per la tua cultura e il tuo background, che reazioni hai quando vedi questi gesti? Come li interpreti? Che emozioni ti fanno arrivare? Qual è il tuo gesto preferito? Faccelo sapere nei commenti, clicca un bel like se questo video ti è stato utile e se vuoi apprendere altre espressioni in italiano, proverbi, modi di dire, modi di fare, citazioni, vai sul link in descrizione e scopri come noi italiani comunichiamo realmente. Ci vediamo presto, un grande ciao da Davide!